Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. E siamo arrivati al weekend di gara della finale nazionale Thunder Slot. Alle mie spalle i piloti stanno già prendendo la macchina e facendo i primi settaggi per la messa a punto. Tra breve inizierà la free practice, ovvero i piloti potranno percorrere qualche minuto su ogni corsia provando appunto le vetture che sono state sorteggiate. Molti stanno ancora andando in direzione gara a prendere la loro vettura, o meglio a vedersi assegnata quella che sarà la vettura, la 350 Can-Am, che ricordiamo essere l'unica vettura a correre oggi, mentre tutti gli altri sono intenti con gli ultimi preparativi. Noi come sempre facciamo il recap della 2 giorni di gara, per cui mi raccomando guardate il video fino alla fine e così vi porterò a fare un giro all'interno di questa finale Thunder Slot. Come si svolgerà questa prima giornata di gara? Beh, innanzitutto i concorrenti arriveranno qui al move-in di Cerro Maggiore, si andranno a registrare in direzione gara, sorteggeranno un numero e gli verrà assegnata la propria vettura. Dopodiché potranno portarsi nel box e iniziare a metterla a punto. Seguendo un planning ben strutturato avranno poi la possibilità di percorrere i giri previsti su ogni corsia in entrambe le piste di gara e poi questo tardo pomeriggio si affronteranno sulla sprint race. Ricordiamo che la sprint race sarà poi la gara di qualificazione che darà l'ordine di partenza della gara di domani. Intanto per testare al meglio anche i vari impianti di cronometraggio sono state posizionate delle vetture che automaticamente compiono alcuni giri di pista ed è arrivato praticamente per tutti il momento delle prove libere. I piloti si avvicenderanno corsia dopo corsia, potranno così provare le loro vetture in tutte le corsie delle due piste. Prima sarà il turno della pista 1 per alcuni piloti o della pista 2 e poi nel primo pomeriggio si scambieranno le piste in modo da poter provare così entrambi i tracciati di gara. Come sempre noi diamo spazio alle immagini e andiamo a vedere quello che sta succedendo con le 350 Can-Am qui sul circuito di Cerro Maggiore. E qui ragazzi chiaramente non siamo a una visione allo specchio, ma in realtà i due rettilinei di partenza sono affiancati uno all'altro e così danno l'impressione di avere veramente una pista decisamente grande a 12 corsie. La direzione gara invece con Armando Bizzotto e Aldo Billi sta vigilando su tutti i concorrenti affinché tutti possano compiere i propri giri sul tracciato di gara. I tempi invece sono visibili da tutti i concorrenti in gara attraverso un maxi schermo posizionato di fronte alle postazioni dei piloti. Finita una batteria di prove libere si avvicendano i piloti nel ruolo di commissari di percorso, mentre chi deve provare la vettura inizia a salire nelle postazioni di comando.
E mentre i piloti si divertono alla guida delle proprie vetture, facciamo anche una menzione particolare a chi invece deve fare il commissario di gara, che deve essere chiamato a rimettere in pista velocemente le slot car qualora queste dovessero uscire dalla traccia. Abbiamo visto il tracciato, abbiamo visto le macchine, abbiamo visto anche i commissari, abbiamo visto chi si diverte, chi invece gli tocca lavorare. Perché no? Perché non andare anche a farci un giro nelle postazioni di comando, così vi faccio vedere quello che vedono i piloti alla guida delle loro slot car. La difficoltà dei piloti chiaramente sta anche nell'andare a seguire la propria vettura durante tutto il percorso. Intanto ci stiamo avvicinando alle 2 sprint race. I concorrenti alle mie spalle stanno ancora effettuando gli ultimi giri per provare le vetture e poi si partirà direttamente con la gara di qualifica. Anche in questo caso dovremo correre su entrambi i tracciati, quindi prima la pista 1 poi la pista 2, ci scambieremo le postazioni e a fine giornata avremo la classifica assoluta generale. Ricordo che questa classifica decreterà poi l'ordine di partenza della giornata di domani. E intanto chi ha già effettuato i propri giri e provato la vettura è ritornato al box di assistenza per fare gli ultimi accorgimenti, soprattutto sull'assetto, e quindi migliorare ulteriormente la 350 Can-Am. E dovete anche sapere che i piloti hanno avuto la possibilità di personalizzare la livrea della vettura, ad esempio come ho fatto io con i ragazzi dei Calabroni Rossi, perché è possibile acquistare il kit bianco e quindi personalizzare al 100% con i propri colori la slot car, per cui perché non andare a dare un'occhiata nei box e vedere quali sono state le realizzazioni. Al momento io ho effettuato i miei giri di prova su entrambi i tracciati, devo dire che la vettura si comporta decisamente molto bene, non ho avuto particolari problemi, ho settato la mia 350 Can-Am soltanto aggiungendo un piccolo peso da 1,4 grammi nella parte anteriore della vettura, diciamo tra la sala anteriore e il pick-up, e per il resto l'ho lasciata così com'era in configurazione gara, ovvero come ci è stata consegnata in parco chiuso. Per quanto riguarda il tracciato, sono tracciati nuovi, i tracciati chiaramente quando sono nuovi non sono gommati, quindi all'inizio ho avuto un po' di problemi nell'adattarmi magari alla scorrevolezza, però grazie comunque al pulsante, io vi ricordo che corro con il pulsante Franceschini, ho trovato subito il giusto equilibrio e così ho iniziato a fare i miei giri. Qui la strategia chiaramente è quella di puntare a non uscire, ma occorre anche fare bene, insomma dovremo trovare il giusto mix di velocità e costanza nel rendimento. Insomma ragazzi, ancora una volta sarà veramente fondamentale riuscire a fare un'ottima sprint race in modo da potersi inserire in una buona batteria nella gara di domani. Partire infatti non tra i primi concorrenti sarà di un gran vantaggio, soprattutto perché ci sarà un po' più di gommatura sulla pista e quindi le prestazioni delle varie 350 Can-Am impegnate sui due circuiti saranno sicuramente migliori. Chiaramente prima della sprint race bisognerà pesare la carrozzeria, verificare che tutto sia regolamentare, che il peso sia quello consono rispetto al regolamento, montare le gomme che verranno consegnate e poi finalmente si potrà partire.
Per quanto mi riguarda ho fatto una buona qualifica, ho potuto provare la mia vettura in tutte e due le piste e partendo fra i primi ho purtroppo trovato la pista leggermente scivolosa, ma nulla che mi abbia impedito comunque di andare a modificare i settaggi del mio pulsante. Io ve lo ricordo, corro con un Franceschini e anche grazie a loro sono riuscito a trovare il giusto settaggio, ho potuto effettuare tutti i giri senza problemi. Insomma, bisogna sapersi anche adattare a queste situazioni, perché chiaramente durante una finale nazionale possiamo sempre essere all'interno del nostro club dove sappiamo esattamente tutto come funziona. Insomma, ci stiamo divertendo, stiamo correndo su queste scale auto, stiamo mettendo alla frusta queste 350 Can-Am, tutto quindi è pronto per dare il via alla finale nazionale. Come vedete il lavoro dei commissari di percorso, i commissari di gara anche in questo caso è fondamentale nello spostare poi le macchine da una corsia all'altra, rimettere i bollini e aiutare nel caso in cui queste escano dalla corsia. Insomma, anche nella sprint race non si può fare a meno di queste persone che ti aiutano a gareggiare nel migliore dei modi. Ieri ci sono state le sprint race, i piloti hanno cercato di impegnarsi il più possibile per partire questa mattina nelle batterie più avvantaggiate, che saranno praticamente i piloti che partiranno coda agli altri, in modo tale da avere comunque il percorso, il tracciato di gara un po' più pulito, un po' più gommato e quindi poter ancora andare a recuperare quei decimi che servono per aggiudicarsi le postazioni in vetta alla classifica. Beh, adesso parliamo anche un po' di quello che è stata la mia gara. Sinceramente non mi aspettavo la mia posizione, nono posto, sono assolutamente soddisfattissimo di come è andata la sprint race, anzi di come sono andate entrambe le sprint race. Sono partito con l'obiettivo di rientrare almeno nelle prime 20 posizioni, perché qui ragazzi il livello è veramente alto e il nono posto quindi mi soddisfa più che mai. Diciamo, ieri c'è stato qualche problemino con i tempi, il sistema di cronometraggio ha scartato qualche tempo, però poi tutto sommato si è cercato di correggere andando a sistemare poi in fase di verifica i giri di ogni concorrente, quindi andando ad inserire per quanto possibile i giri mancanti. Insomma ragazzi, ieri c'è stata la sprint race, le classifiche possono aver subito qualche variazione, magari qualche pilota di punta si è trovato leggermente più attardato rispetto ad altri, però tutto sommato quello che è successo non ha variato più di tanto le forze in campo. Insomma ragazzi, oggi è tutto pronto, tutto riverificato, ricertificato, riguardato, rimesso a posto per offrire a tutti i piloti una finale degna di un campionato nazionale. E allora la gara sta quasi per partire. Questa mattina ci saranno i piloti che ieri non sono potuti essere presenti qui a Cerro Maggiore, per cui effettueranno qualche giro di prova sui due tracciati e poi si partirà direttamente, diciamo verso fine mattinata, con la gara vera e propria. Ricordo a tutti, pista 1, poi pista 2, sommatoria dei giri e infine classifica assoluta finale. Per me è stata una bellissima esperienza, lo è ancora perché chiaramente c'è ancora tutta la giornata di domenica da passare. Sono stato molto contento di aver fatto questo campionato Thunder Slot, perché comunque ci ha dato la possibilità di confrontarci a livello italiano, a livello nazionale, ognuno sui circuiti dei vari club, prima suddivisi per regioni, quindi un po' come se fosse un campionato interregionale, e poi ci ha messo tutti insieme qui a Cerro Maggiore per riuscire a confrontarci l'un l'altro. Insomma è stato un anno veramente ricco di emozioni e ricco di soddisfazioni. Adesso iniziano ad arrivare i primi piloti che, come dicevamo,
proveranno il percorso e poi si darà il via effettivo alla giornata di gara. Già corsa la prima batteria di gara, adesso le vetture sono già pronte sulla griglia di partenza. È iniziata così la prima parte della gara di oggi. Prima di posizionare le macchine sulla griglia di partenza, tutte le gomme vengono pulite da un commissario. In questo modo le macchine saranno nuovamente pronte per dare la massima prestazione possibile. Allora siamo qua con Alessandro Franceschini che adesso ci racconta un po' come è andata la gara di ieri. Ricordiamo era la sprint race. Allora Ale, per te un buon risultato ieri, però c'è stato qualche problemino magari in pista 2 perché c'è un conteggio un po' errato dei giri, quindi una posizione che ti soddisfa o comunque potevi puntare a fare meglio? Sicuramente si poteva fare meglio, molto meglio, però comunque essere nell'ultima batteria vuol dire comunque poter combattere con i migliori e poter pensare di arrivare in un'ottima posizione, magari vicino al podio. Oggi strategie di gara? Partirai deciso oppure guarderai un po' gli avversari e poi man mano durante la gara, visto che ricordiamo una gara lunga perché 5 minuti per corsia, sono 6 le corsie di gara e 2 i tracciati, quindi un totale di un'ora di gara. Sì, nell'altra manche che abbiamo fatto, nella gara sprint, ho fatto qualche uscita di troppo, per cui punterò a partire un po' più tranquillo e un po' più regolare per cercare di avere meno problemi e meno difficoltà anche mentali durante la gara. Perfetto, allora salutiamo Alessandro, facciamo un grande in bocca al lupo e adesso andiamo a cercare qualche altro pilota per fare qualche altra intervista. Grazie mille. E qui abbiamo invece Gabriele Ferrero, tra l'altro anche reduce dalla 24 ore a Bruxelles insieme ad Alessandro Franceschini che abbiamo sentito prima. Qui per lui a Cerro Maggiore alla finale Thunder Slot qualche problemino in pista 2. Cosa è successo Gabriele? Qualche problemino, sì, è stato buttato fuori, purtroppo le spazzole si sono stortate tutte, quindi nel poi ripartire la macchina non andava più, quindi fermi in 2 minuti di per corsia un casino e quindi ho perso un casino di giri. Poi per fortuna nella pista 1 è andata meglio, ho finito quarto nella pista 1. Quindi sei riuscito un po' a recuperare quello che avevi perso. Adesso sono il primo della seconda batteria. Quindi sei stato sfortunato perché per pochissimo praticamente hai mancato, per un niente hai mancato quella che era l'obiettivo, cioè la prima batteria. Sì, però contento comunque di aver recuperato e di essere lì, insomma. Oggi comunque si spinge al massimo perché si punta alla vittoria, si può fare? Vittoria difficile perché io parto sempre molto tranquillo, diciamo, però si cerca di dare tutto, di essere concentrato, di non fare meno errori possibili. Si punta all'alto, ci si pensa sempre, però non è difficile comunque. Va bene. E allora facciamo anche a Gabriele un grandissimo in bocca al lupo e cosa dire, ci vediamo in gara. E adesso qui a fianco a me ho un mio compagno di squadra dello Sport Club Basket Calabroni Rossi. Ciao Paolo Ballotti. Ciao Max. Ciao Paolo. E ci facciamo raccontare anzi anche da lui come è andata la sprint race. Quindi Paolo, ieri? Allora, prove libere andava molto bene, la macchina rispondeva come doveva rispondere. Poi in sprint ho avuto qualche difficoltà nel setup della macchina, che ho modificato
un po' troppe volte, quindi Ti ragazzi sei trovato... non subito bene, ma poi il feeling è andato via via decrescendo. Quindi vediamo oggi. Oggi cosa farai? Oggi, allora, Strategie di gara, ecco, insomma. oggi parto cattivo, parto cattivo, aggressivo, come va la spacca. Devo risalire un po' il ranking, la classifica, quindi oggi cattivo. Va bene, allora gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo anche a Paolo, che tra pochi minuti sarà il suo turno alle postazioni di comando, e facciamo anche un saluto a chi ci segue. Dai, Ok, ciao a ragazzi. tutti, buona visione. Intanto la gara sta proseguendo, i piloti si stanno avvicendando alla guida delle loro vetture nelle varie batterie e tra qualche minuto finirà anche questa batteria di gara. Matteo La Spada che ha appena finito il suo turno di pilotaggio. Allora Matteo, com'è andata la gara? Bene, tutto sommato è andata bene, avrei potuto fare magari qualcosa in più, ma sono contento lo stesso perché comunque ho fatto poche uscite, sono riuscito a mantenere un buon ritmo e ce la giochiamo poi sull'altra pista. Perché adesso ti tocca ancora fare una manche sull'altra pista. Esatto. Quindi la macchina va bene, ti sei La macchina trovato... potrebbe andare meglio. Hai avuto problemi di tenuta, di setup? La sento un po' instabile, ma magari errore mio di preparazione, quindi proverò in futuro a mettermi in regola. Quindi tutto da rifare per la seconda parte della gara, allora. Sì, esatto. Partiamo comunque carichi, giusto? Sì, sì, certo. Va bene. Sempre. E allora ti lasciamo andare, che vai ancora in commissione gara a vedere quello che è successo, se c'è qualche giro da aggiungere o altro. Certo. D'accordo? Grazie. Ok, Ciao. grazie. Ciao Matteo. E qui abbiamo Michele Caggiano, anche lui ha appena concluso il suo turno di guida sulla pista numero 1. Allora, com'è andata? Allora, a me è andata benissimo, io ho puntato 180 giri, ne ho fatti 184, soddisfazione massima. Devo dire che il livello qui al nord è alto, avete, quello che dico io, un'accoglienza particolare, mi sono divertito tantissimo e la resa della macchina è stata eccezionale. Io faccio i complimenti ad Armando perché ha creato un bel prodotto e a tutti noi perché questa passione ci accomuna e non ci lascerà mai, non ci lascerà mai. Grazie Michele, allora ti Bacio. facciamo ancora un grande in bocca al lupo anche per la seconda parte della gara, perché ricordiamo dovrai ancora correre L'altra pista, sull'altra pista. certo. Ok? Un Ciao. bacio, ciao, grazie. Bene, la prima manche l'abbiamo fatta, l'ho portata a termine diciamo con una buona media sui giri. Il cronometraggio ancora una volta su questa pista ha laggato un po', quindi ha dato qualche problema, per cui è stato necessario anche il supporto dei miei compagni di squadra che ad ogni passaggio si segnavano il giro. L'ha fatto il mio team, l'hanno fatto anche tutti gli altri supporter degli altri piloti. In questo modo possiamo andare anche a ricostruire quello che succede in questa pista, possiamo dire un po' sfortunata, perché sì, ci sono due tracciati, uno funziona perfettamente, l'altro invece purtroppo ha dei seri problemi con il cronometraggio, con il computer, con i cavi di collegamento, insomma non si sa bene quello che succede, ma alle volte a caso salta dei giri e quindi risulta veramente complicato andare a ricostruire con esattezza tutta la situazione. Insomma, sono cose che possono succedere, sì, lo so, mi direte, non devono capitare, però lasciamo sempre il beneficio della prima volta. I ragazzi della location, dell'organizzazione, dello slot club che tra virgolette ci ospita all'interno del centro commerciale Move In, dove hanno la loro sede principale, ci hanno insomma messo tutti il massimo impegno per offrire comunque un'ottima finale, e quindi dobbiamo essere anche un po' clementi e poi ci diamo in queste situazioni una mano l'un l'altro e se ne viene sempre fuori, perché lo slot è anche questo, l'unione fa la forza, e mai come in questo caso potrebbe essere vero. La giornata è lunga, alle mie spalle i concorrenti stanno
affrontando in entrambe le piste la loro seconda manche di gara. Il livello dei piloti man mano che ci si avvicina alla fine aumenta e le uscite diminuiscono e tutti sono concentrati nel cercare di fare del loro meglio per arrivare a podio. Noi godiamoci ancora qualche spezzone della finale Thunder Slot. Siamo arrivati anche alla fine di questa gara, di questo campionato nazionale Thunder Slot categoria Classic. Allora, per me è sicuramente una bellissima posizione, la sesta era inaspettata. Prima di questi 2 giorni sicuramente non pensavo di riuscire a fare così bene. Sono veramente soddisfatto, poi ne parleremo, guarderemo anche la vettura se ha avuto qualche danno, perché ho fatto un paio di uscite non troppo piacevoli, la sentivo leggermente raschiare, quindi andremo insomma a vedere quel che è successo. Allora ragazzi, non potevamo non intervistare il vincitore del campionato italiano, o meglio della gara nazionale assoluta Thunder Slot categoria Classic 2025, ovvero Gustavo Pastorino. Allora, Gus, così ti chiamano un po' gli amici, come è andata questa gara? Ma diciamo che alla fine è andata bene, penso che è stata difficile perché vabbè, siamo in tanti e ci sono un sacco di inghippi che Gli avversari ti hanno fatto difficili, tribolare. ma certo, non è che è stata facile. Non è stata facile, non è stata una passeggiata. Assolutamente no. La macchina, ti sei trovato bene con questa? È la macchina che hai usato abitualmente nel campionato? Sì, sì. Oppure la 350 km? Ti piace? Ti sei divertito? La Insomma, macchina andava benissimo. tutto perfetto. Sì, una giornata perfetta. Ieri e oggi. Ieri e oggi, anche Sì, anche ieri le prove ieri. le prove sono andate bene, quindi Sì. oggi una gara diciamo in discesa, ma non troppo. No, non troppo perché avevo degli avversari Tosti. agguerriti. Bene. E allora adesso aspettiamo le premiazioni, lo vedremo nuovamente sul podio, sul primo gradino del podio, e nel frattempo vi facciamo un saluto. Un saluto a tutti e buona gara. Un attimo di attenzione per favore perché non ho tanta voce. Volevo ringraziare tutti quanti voi che avete partecipato a questo evento, con tutti gli annessi, connessi che ci sono per la prima volta di quando ci fanno queste gare. Però è stato bello e mi ha fatto piacere vedervi tutti quanti, quindi mi avete fatto sentire che era importante fare quella cosa qua, questa gara, questo evento. Volevo ringraziare immensamente Aldo Billi perché si è prodigato per tutte le cose possibili e immaginabili che c'erano da fare a queste cose. Quindi grazie Aldo. Dai. Dai, vieni. Allora, a fronte di questo, visto che comunque non è solo una questione di ringraziamento, ho fatto una cosa che poteva essere carina, che è questa, una targa come semplicemente commemorativa a Aldo e a fronte di quello che è stato il suo impegno, se sarà gradito queste macchine, perché comunque sono tutte assolutamente straordinariamente meritate, perché è stato estremamente bravo. Quindi grazie. La seconda targa è per il mio carissimo amico Michele Caggiano,
perché comunque in qualche modo ha rappresentato tutto quello che era centro-sud, è venuto, si è presentato, ha fatto tutte le sue cose. Quindi una targa anche di ricordo della presenza. L'uno. La creda però. Molto veloce. Uno. È l'ennesima volta che vengo al nord e vi ringrazio per l'accoglienza, l'ospitalità e il fair play. 2. Il legame che ho con Armando non finirà mai e quest'anno ho avuto modo di poter apprezzare l'organizzazione di Aldo a cui faccio ringraziamento ai miei che mi stanno vedendo a questa televisione perché posso gridare Campidoglio Racing Slot Club, ma ultimo e l'ultimo Forza Inter! Visto che siamo in fase di premiazione, c'è un riconoscimento anche per l'amico Gianni Sandigliano, che anche lui a sua volta si è prodigato per fare tutto quello che è stato possibile da parte sua. Quindi un ringraziamento grandissimo anche a lui. Grazie mille a te. Comunque, che se ne dica, è anche brava. Allora ho deciso di regalargli una cosa extra, giusto così, per riconoscimento della gara e dalla rappresentanza femminile. Brava, complimenti. Prego, ciao.